Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Rush FPV Solo Tank VTX analogica 5.8 GHz dalle specifiche molto interessanti. Se volete acquistarla il link è in descrizione. Come tutti i prodotti Rush, anche la Solo Tank arriva nella sua scatolina dove troviamo riportate sia le specifiche che il contenuto. Vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo la VTX, i cavi per il collegamento, un'antenna lineare, una prolunga MMCX SMA ed un set di sticker Rush FPV. Vediamo subito peso e dimensioni. La larghezza è di 37 mm e l'altezza è di 24 mm. Lo spessore è di 6.6 mm. Il peso è di 11.5 grammi. Vediamo ora le caratteristiche della Rush Solo. I canali sono 48 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark, Race Band e Low Band. A seconda della regione la banda L ed alcuni canali della E non sono presenti, ma onestamente non è una grossa perdita. Possiamo selezionare la potenza scegliendo tra 25, 400, 800 ed 1 watt. La tensione in ingresso può essere compresa tra 7 e 36 volt, quindi possiamo collegarla senza problemi in un setup a 6S. Possiamo fare tutte le regolazioni tramite telemetria Smart Audio. Questa VTX infatti usa il protocollo TBS più recente, lo Smart Audio 2.1. In alternativa possiamo fare le regolazioni anche usando i tasti fisici presenti sulla VTX. La Rush Solo è completamente protetta da questo case in alluminio, che serve sia per mantenere bassa la temperatura, sia per tenerla al riparo dagli urti. Sulla parte sinistra abbiamo il connettore per fare i collegamenti. Sul fondo della VTX è riportato lo schema. DC-in e GND servono per alimentare la VTX, come abbiamo visto supporta un range compreso tra 7 e 36 volt. Il mio consiglio, se possibile, è di alimentare la VTX sempre direttamente dalla LiPo. Il cavo data è lo Smart Audio e va collegato su un TX libero del Flight Controller. 5 volt out e GND servono per alimentare una videocamera FPV, qualora voi preferiate alimentarla da VTX piuttosto che da FC. Per finire il cavo video, che andrà collegato sul V-out del Flight Controller. Sul lato opposto abbiamo questi tre fori che sono relativi al microfono integrato ed il connettore per l'antenna che è di tipo MMCX. Come riportato nel case è molto importante non alimentarla senza antenna, altrimenti rischiamo di danneggiarla a causa del surriscaldamento. A questo punto possiamo collegarci su Betaflight per configurare la VTX, ovviamente ci servirà un flight controller. La scelta ideale ricade sulla Blade F722 sempre della Rush FPV. I collegamenti in questo caso sono veramente semplici, basterà utilizzare il cavetto che ci viene fornito con il flight controller. Questo infatti è già predisposto per la Solo Tank e non dobbiamo spostare nessun filo. La prima cosa da fare su Betaflight è andare in port e attivare VTX TBS Smart Audio nella UART dove abbiamo collegato la VTX. Nel mio caso l'ho collegata nel TX4, quindi lo attivo nella riga UART 4. Ora non mi rimane che andare nella pagina video trasmittente e compilare la VTX table. Se non sapete come compilarla, la trovate già pronta nel link in descrizione. Ora verifico la potenza in uscita con l'RF Power Meter dell'Emerson RC, partirò da quella più bassa fino ad arrivare a quella più alta. La prima potenza è di 27 mW, la seconda potenza è di circa 260 mW, la terza potenza è di circa 440 mW, e la potenza massima è sopra i 900 mW. Per concludere posso dire che la Rush Solo è una VTX che mi è piaciuta molto, soprattutto per quanto riguarda il case in alluminio che mantiene bassa la temperatura e protegge la VTX. Per quanto riguarda le potenze in uscita, quelle centrali si sono dimostrate al di sotto delle aspettative, ma per quanto riguarda la massima potenza, la VTX si è comportata molto bene ed alla fine è quello che conta. Bisogna considerare inoltre che la potenza massima di 1 watt potrebbe aumentare se la VTX dispone di una buona ventilazione, quindi il mio consiglio è sistemarla in modo che venga investita da un buon flusso d'aria. Per oggi è tutto, questa era la mia recensione della Rush FPV Solo Tank. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.